Edizione straordinaria. Oggi parleremo di un set particolarissimo che risponde alle note di gelsomino indonesiano, zafferano, arancia di Capri, calendula africana, buccu, ambra grigia e balsamo di abete. Vabbè, subito dopo la sigla poi ti spiego di che stiamo a parlare. Comunque ricordate, è sempre un gioco d'azzardo. Allora, ben ritrovato, dovrei sistemare i fogli come fanno i giornalisti. Sì, ho fatto la scaletta perché la volevo fare. E colpo di tosse sempre pronto, sempre puntuale. Allora, ti ho letto un po' la piramide olfattiva di questo prodotto che già ti ho fatto vedere ieri nella piccola preview, giusto per capire di che stiamo a parlare. Allora, gelsomino indonesiano, zafferano, arancia de Capri, calendula africana, buccu che è un fiorellino piccolo così, che assomiglia tipo quasi al gelsomino e c'ha un odore fruttato, molto l'ho spiegato perché sennò dici che è sto buccu, che secondo te da dove viene sto buccu? Viene dall'Africa del Sud. Allora, poi c'è l'ambra grigia, tanti mi chiedono, ma l'ambra che è? L'ambra è semplicemente l'odore d'incenso, che varia a seconda del tipo di ambra che tu hai, se ce l'hai un colore rispetto a un altro. No, a parte gli scherzi, cambia. Allora, andiamo subito al sodo. Club Baccarat, gioco d'azzardo che richiama nella mia memoria appunto il ricordo di un viaggio che ho fatto a Las Vegas. Allora, sicuramente qualcuno di voi c'è stato, io sono stato 20 anni fa, mi ricordo quell'eleganza, la sfarzosità, ma più che altro veramente la vera eleganza sui tavoli da gioco e non solo nelle gallerie dove c'erano boutique molto importanti, ma quel profumo veramente, veramente quasi, non dico esclusivo, ma ne sentivo tanti, perché comunque là c'erano anche persone molto facoltose che giravano. E visto che qui parliamo di un prodotto americano che nasce, ripeto, per il club già americano, che sono spostato anche qua in Italia, l'ho detto e lo ridico, questa è una decisione che hanno fatto produttore e distributore, quindi io qua non posso di nulla, però analizzo quello che ho sotto mano. E veramente questo dei club, te lo rifaccio vedere, club Baccara, insomma, e la roulette FUM che va sull'8. Io avrei puntato sul 23, magari portava un po' di più di fortuna. Kaizen 2, quindi il livello next generation del Ariane De Evans, perché stiamo parlando di lui. Andiamo a sentire. Meraviglioso perché come ho sentito e ho annusato Cuban Highball, che è molto piacevole e molto dolce, nella sua profumazione appena stappato potresti andare in tentazione del classico errore. È zuccherino, veramente zuccherino, ma se lo ascolti bene poi senti anche tutte quante le altre note. È veramente elegante, a parte che comunque è ispirato a una profumazione molto ricercata, e devo dire che l'eleganza, non dico fresca, ma calda, ma bella cristallina, molto cristallina, si sente in questo sapone, già soltanto aprendo il vasetto. Allora, faccio il mio test del ditino, andiamo veloce. Ah, l'ha beccato Erdaune, la piuma, il daune. Oggi faccio la rasatura da neofete. Ecco te cavolo, guarda come già si è sciolto, solo col dito. A me questa cosa gusta tantissimo. Sì, l'acqua basta perché sennò poi spreco acqua inutilmente. Che scorrevolezza. Allora, dico solo una cosa. Oggi ho prelevato con l'unghietta un pezzettino microscopico di sapone e mi è rimasto per tutto il tempo sulla mano. Devo dire che la persistenza è veramente alta. Però, visto che dovremo fare il test, andiamo a provarlo. Pensa che ho preso lo Shark, le Shark Super Styleless, voglio vedere come vanno, e poi il solito e indimenticabile aftershave, eccolo qui, lo vedi, bello torbido, sembra una doppio malto,
sempre di Ariana ed Evans. Io spero che Peter prima o poi ritorni a Roma. Scusa, ma le tasse fa sentì. Allora, parliamo un attimo anche del Downy, perché no? Il Downy è un rasoietto promiscuo, dove trovi tanti sono ispirati a lui, tanti hanno fatto delle produzioni pari o in qualche maniera abbastanza vicine, però il discorso nasce per il barbiere che si trova in difficoltà avendo appunto mano libera da dover igienizzare, poi sono andati fuori, diciamo così, fuori legge, ma non del tutto, che se un barbiere usa il tuo rasoio mano libera su di te lo arrestano. È un discorso di igiene su altre persone, quindi non dovrebbe usare, o almeno dovrebbe sterilizzare da una parte all'altra il rasoio. E il Downy nasce come tanti altri bei chavette per il barbiere. Nota una cosa: il Downy quando lo impugni sulla parte destra c'ha il poggiadito che sta lì, se io lo vado a prendere sulla parte sinistra il poggiadito non ci sta più, quindi vai a fortuna, perché appunto è studiato, progettato, che se lo utilizzo col poggiadito, in poche parole, la lama sa da st'altra parte, quindi ho merato, cioè, senza, faccio finta, sto facendo, che bravo, allora, bravo io fa. È un problema, quindi nasce esclusivamente per quello, poi un costo veramente basso per appunto un ibrido tra un rasoio di sicurezza e uno chavette a tutti gli effetti. Io ho visto gente che ha detto si è presa un po' gioco dei barbieri che utilizzano questo strumento, perché per loro sembra un giocattolo. Invece devo dire che se il barbiere è bravo, ha una buona mano, per esempio il carissimo amico Vincenzo La Grotta di Corigliano, che saluto perché quest'anno non ho potuto incontrare per via del mio ritorno anticipato, lo utilizza, ma lo sa utilizzare come si deve, quindi nulla a che togliere a qualsiasi altro tipo di sciavetta, anche che ho visto nel corso del tempo molte persone rovinarsi completamente il viso con questo rasoietto così semplice e così easy. L'unica cosa, il consiglio che ti do, è quando serri la testina con la lametta di controllare sempre la simmetria di ambo i lati, perché se ti viene un po' così succede che te graffi, te rovini il viso senza una grande motivazione o senza un perché. Quindi mi raccomando, controllate sempre sta cosa, poi riponetelo in sicurezza, ricordate che un lato rimane sempre fuori. Allora, visto che parliamo di Kaizen, andiamo a mettere subito un po' di acquetta nel sapone, non ce ne metto troppa, già esagerato. Marble Evo, Marble Evo, ti piace? Ma lascio qua il viso e torno subito a te. Allora, ripeto, la profumazione di questo The Club sta letteralmente invadendo questo mio spazio, mi sta rende proprio felice, che te devo dire, molto 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 felice. Adesso vediamo come si comporta, più che altro mi devo ricordare a memoria, come ho detto del Floyd, a memoria, com'era la sensazione del Kaizen One. Allora, essendo una pasta leggermente più morbida rispetto al primo, se non vado errato, comunque abbastanza dura e rigida. Quando è così ci metto un goccino di acqua, faccio tutto un premontaggio eliminando proprio la ciotola secondaria, che quasi non mi serve. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Stendiamo con passi decisi e lenti, in questa maniera, il Kaizen. Il Kaizen 2. Hai capito, no? Cioè, è inutile che te lo sto dicendo. Hai capito, nel senso, mi sta a scattare la battuta, ma non la faccio perché non mi va di farla, dai, non voglio. No, poi. Allora, eccolo qua. Mi raccomando, quando lavorate i saponi Made in USA, occhio alla vaporosità che vi porta poi fuori strada e non vi fa apprezzare le qualità del sapone stesso. Eccolo qui, io metto un altro po' di acqua, non mi delude, cioè almeno per quanto riguarda il montaggio risulta bello lucido, vedi, abbastanza compatto, poco vaporoso, è normale che un po' di aria ci sia, ma non in modo eccessivo, in questi momenti mi mette paura, la certa aria, ed eccolo qui. Vediamo di non creare un eccessivo effetto dash.
perché tende poi a, secondo me, a perdere. Praticamente parliamo di un dallo guado, sì, dallo guado, e c'è anche il latte della capra, che è molto pure buono da bere. Ti ha fatto la vita contadina, sei meglio di me perché è molto molto piacevole, però un goccio d'acqua in più ce lo metto. Vado proprio veramente a step, non esagero mai. Ecco qua. Allora, il vantaggio del tallo vado, ci stava ragionando l'altro ieri, secondo me sta, per chi magari ha una pelle troppo asciutta dopo la rasatura con un sapone a base vegetale, è quello di ripristinare subito la parte del sebo che è stata mandata via da appunto al massaggio con il pennello e con il sapone, anche il sapone tende a sgrassare, quindi bello pulito. Invece il tallovato lascia quel piccolo strato filmoso che aiuta a rigenerare il viso, perché il sebo tu lo produci sempre e serve come difesa naturale. Passaggi vellutati, io più di questo non te posso dire. Passaggi vellutati. La Shark cerca di farsi sentire, ma il shaving soap, visto che vi piace ogni tanto mette, no? I termini inglesi, fa il suo lavoro, anche non tendendo bene la pelle, il rasoio scivola alla perfezione. Mi raccomando, sciacqua sempre le mani, perché questo tipo di prodotto è veramente veramente scorrevole, molto 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 scorrevole. Per fortuna qui non devo fare facce strane come l'altra volta che mi è caduto qualcosa che... Mamma mia, mamma mia, roba. Allora, vedi, l'errore è che io stavo andando con la barra di sicurezza a farmi la barba, sai, bella scena. Allora, nei commenti veloci, quanti li vogliono vedere in mano libera su questo canale? Alzate le mani. Alzate le mani? Ma ha scritto? Se no non lo posso leggere. Allora, via. Si deve a me fa male pure un po' il sinistro perché fatte il vaccinetto, quindi... Allora, ripeto, profumazione che tende poi un pochetto a saturare il naso e ti dà quel senso di assuefazione al profumo. Però rimane sempre questa dolcezza zafferanosa, ambrata, non è che l'incenso di chiesa ti senti addosso, no? No, senza pietà. Mamma mia, mi ha conquistato sto odore. A me purtroppo, che te devo dire, tra Cuban e questo, cioè, veramente qualcosa di eccezionale. Piacerebbero anche delle fragranze un po' più spinte, però va bene. Veramente piacevole. Appena l'ho sentito, l'ho snasato, ho detto ammazza quanto è elegante, veramente elegantissimo. Ecco, questo è il secondo passaggio, quindi non ho smontato quasi una virgola, rimane bello compatto, bello maschio, bello odoroso, bello profumato. Secondo me, detto francamente, è una fragranza, ma assumo la responsabilità del mio pensiero, cioè è sempre il mio pensiero. Però va bene, non dico proprio quando fa 80 gradi all'ombra, ma secondo me va molto bene anche nel periodo
estivo, perché rimane molto elegante, cioè una fragranza senza tempo quasi, che la puoi mettere per distinguerti un attimo dai classici profumi che trovi in giro, anche perché, ripeto, la profumazione deriva da un tipo di prodotto molto 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 prestigioso. Considero che è soltanto predestinato a soltanto una piccola elite di persone molto molto facoltose, anzi molto ricche, quindi non è che te sto a raccontare pizze e fighi. Spettacolo, guarda quanto è pannoso, guarda. Ma io vuoi? Ma che gli vuoi dire? Volutamente lasciato così, volutamente lasciato così. Eh. Oh, sta a vedere? Senti qua, che mainoni. Ok, l'impasto l'ho tolto, vado a sciacquare sto rasoio perché sennò mi si impasta dei peli, mi impasta di peli, profumazione, ripeto, che rimane molto viva sul viso. Ecco, visto, ho sbagliato pure io, non ne ho vedo. Ah, a posto io. Fatto, finito. Voilà, fatto, veramente ho finito sta botta. Vado subito a sciacquarmi il visetto. Allora, mamma mia, conclusioni finali per quanto riguarda questa profumazione è che la sento molto setosa, ma è un pelo, nel senso è un gradino superiore rispetto a quella che ho provato della Kaizen One. La differenza non la sento così eccessiva, dico la verità, ma molto 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 performante. Penso che siano i saponi più performanti che ho provato per quanto riguarda il comparto USA. Ok, rifiniture fatte. Veramente veramente molto piacevole, molto elegante. Allora andiamo col dopo barba, che non ho aperto come al solito perché lo voglio fare insieme a te.
Eccolo qui, lo stappiamo. Oh, mazza. A primo acchitto un po' particolare, eh. Esce sta nota che sembra zucchero, sembra quasi veramente zuccherata. Però esce poi la nota quella dell'agrume, dell'arancio di Capri e finisce appunto sulla parte grigia, la parte scura dell'ambra e si sposta su quella floreale, cioè te sto a fare sereno variabile in poche parole, te sto a descrivere quello che sento, non sto a fare nient'altro. Allora, il bruciore è pari a zero, almeno per quanto riguarda me, molto piacevole e molto nutriente. Il post shave è veramente ottimo, già col sapone. Ma adesso voglio vedere come va con il dopo barba, che poi aspetta, fammi leggere, sì, aftershave splash. Devo dire che non è quel tipo di produzione così scontata che ti danno il flacone con l'alcol spinto e una fragranza buttata là. È molto elaborata e molto piacevole, ricalca esattamente, giustamente, come giusto che sia, la profumazione del sapone. Quindi se io do da un mio parere personale, questo aftershave è una mano santa dal cielo perché non ti fa sentire quell'effetto bruciato di bruciore, anzi ti dà quell'effetto di bagnato, di idratato, veramente te lo dà veramente, non sto scherzando, eh. Oh, poi se mi capitano sempre prodotti, a parte l'ultima volta, l'ultima non mi è capitata, però voglio dire, se mi capitano perché non te lo devo dire? Allora, veramente ottimo, complimenti a Peter Cercalis per questa buonissima, 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 buonissima interpretazione di questo club Baccarat, come volete, si dice Baccarat qua in Italia, però va bene uguale. Molto, 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 molto bene. Mamma mia, che spettacolo! Veramente molto elegante. Avrei dovuto fare la sbarbata in smoking, giusto per farti capire. Secondo il mio naso, come poi no? Vabbè, come dico sempre, buoni acquisti, buone sbarbate e mi raccomando. Facci un ragionamento sul Gold Club. Poi fai te, io non ti vincolo, poi non voglio leggere i commenti. Ah, perché io fatti i conti. Non voglio, non è, cioè te prego. No, se te va lo fai, se no,